Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Borussia Dortmund-Inter, andiamo quindi a vedere le ultime per quanto riguarda il match di domani sera con le probabili formazioni, alcuni spunti tattici per capire che tipo di avversario ci troveremo di fronte, quali sono i punti di forza e i punti deboli del Borussia Dortmund e perché questa è una partita importante al di là delle speranze minime di centrare direttamente gli ottavi. Poi andremo anche a vedere quali sono le combinazioni che permetterebbero all'Inter di evitare i playoff di Champions, ma è una partita importante al di là della possibilità di entrare tra le prime 8. Perché sarebbe importante uscire da Dortmund con i 3 punti? Innanzitutto perché darebbe un gran bel segnale. Diciamocela tutta, se l'Inter domani sera dovesse perdere e dovesse centrare i playoff con 12 punti, passerebbe un po' il messaggio che l'Inter va ai playoff semplicemente perché la prima parte del calendario è stata molto agevole. Quando il calendario si è fatto più duro nelle sfide, quindi contro Arsenal, Atletico Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, l'Inter ne è uscita puntualmente sconfitta e quindi viene un po' ridimensionato il cammino europeo dell'Inter. Quindi in primis vincere a Dortmund potrebbe dare un gran bel segnale sia all'esterno sia all'interno del gruppo dal punto di vista mentale, perché si gioca comunque in uno stadio complicato. Vincere sarebbe importante anche per il prestigio in sé, si gioca nel palcoscenico europeo e quindi è importante anche dare delle indicazioni, ecco, quindi un Inter che concluderebbe la prima fase con 15 punti è un gran bel segnale. Andiamo sì ai playoff, ma ci andiamo magari perché sono mancati dei dettagli, magari il rigore del Liverpool, la sconfitta contro l'Atletico all'ultimo minuto, quindi sicuramente si andrebbe con uno status diverso. C'è poi un altro aspetto, che andare ai playoff faccio un esempio, nona, decima, undicesima, non è la stessa cosa che accedere ai playoff con la 20ª posizione. Perché è vero che venerdì ci sarà il sorteggio, ma per esempio nona e decima saranno accoppiate con 23esima e 24esima. Quindi teoricamente arrivare più avanti in classifica permette di incontrare un avversario meno forte. Ribadiamo, ovviamente teoricamente, salvo sorpresa che magari un avversario di grande caratura di prima fascia non si trovi poi, ecco, per dire in 18esima, 19esima posizione, però in linea di massima questo è un vantaggio. L'altro vantaggio è affrontare il ritorno dei playoff in casa e sappiamo il ritorno in casa è sempre un punto a favore. Lo è stato ecco, l'anno scorso sia nei quarti che in semifinale contro Bayern e Barcellona, quindi perché non provare ad avere questo vantaggio? Può essere minimo, ma è pur sempre un vantaggio. Andiamo anche a vedere quelle che sono le combinazioni però che permetterebbero all'Inter di centrare direttamente gli ottavi. In primis naturalmente c'è bisogno dei 3 punti a Dortmund ed è più che scontato dirlo, poi ci sono queste combinazioni, queste situazioni che vediamo appunto in grafica e dipende anche da Paris Saint-Germain e Newcastle. Nel senso che se dovesse vincere una delle due squadre, quindi Paris Saint-Germain o Newcastle, dovrebbero verificarsi 5 delle condizioni che adesso andremo a vedere. Se Paris Saint-Germain e Newcastle finisse in parità, allora basterebbero 4 di queste condizioni. Quali sono? Il Liverpool che perde col Karabakh, insomma, sembra alquanto improbabile. Il Tottenham non vince a Francoforte, già un tantino potrebbe accadere. Il Chelsea viene fermato a Napoli, difficile ma non impossibile. Il Barcellona non batte il Copenaghen, improbabile. Lo Sporting non esce vincente a Bilbao, potrebbe anche capitare. Il City non supera il Galatasaray, l'Atletico Madrid non vince col Bodo Glimt, l'Atalanta non supera l'Union Saint-Gilloise. Chiaro che verificarsi 4 o addirittura 5 di queste situazioni, di queste condizioni è molto improbabile, però è giusto provarci, ecco. Iniziamo a fare il nostro dovere, poi magari andiamo a guardare anche ciò che faranno gli altri e se dovremo passare dai playoff li affronteremo, però comunque come detto cerchiamo di affrontarli con 15 punti e consapevoli che abbiamo fatto la nostra parte nell'ultima giornata. Andiamo anche dal punto di vista tattico, ecco che tipo di squadra ci troveremo di fronte. Naturalmente ecco andiamo alla lavagna e partiamo dal Borussia Dortmund in fase di non possesso.
È un Dortmund che in non possesso ha un atteggiamento diverso. Se l'avversario è in prima costruzione o comunque controlla il pallone nella propria metà campo, nella propria tre quarti, oppure ecco quando poi noi saremo in sviluppo e la palla andremo a controllare magari all'altezza della linea di metà campo o oltre. Partiamo con la prima costruzione dell'Inter. È un Dortmund che porta un pressing, non è sempre un pressing estremo, anzi è un pressing anche ben organizzato, che in alcuni frangenti può diventare uomo su uomo. Nei frangenti in cui il Dortmund aumenterà questo pressing, naturalmente se vede la possibilità di recuperare palla in zona avanzata, ecco probabilmente gli accoppiamenti saranno praticamente già fatti, quindi i due trequartisti e Guirassy sui nostri difensori, Zielinski che probabilmente si abbassa e a seguirlo potrebbe essere Bellingham, un calciatore che abbina fisicità, comunque anche la qualità, è un calciatore a cui far particolare attenzione. Credo che possa essere lui poi ad andare a prendere, ecco, Zielinski nei momenti in cui il Dortmund alzerà così tanto il pressing. In fase invece quando noi saremo nello sviluppo o controlleremo la palla all'altezza della linea di metà campo nella metà campo avversaria, il Dortmund abbassa gli esterni di centrocampo a formare una linea 5, si abbassano i trequartisti, quindi finisce per formare una sorta di 5-4-1 in questo modo. Blocco anche medio, se non addirittura medio-basso, e linee strette. Arriviamo quindi ad un punto. Come l'Inter può far male il Dortmund in fase di non possesso? Innanzitutto torniamo allo schieramento precedente, quindi prima che il Dortmund si sia risistemato con questa sorta di 5-4-1, dove l'Inter, cosa può sfruttare l'Inter? Il Dortmund magari in fase di possesso, e quindi in quel caso dovremmo sfruttare la nostra transizione offensiva, quindi recuperare palla e le verticalizzazioni, o comunque quando si trova a pressare nella nostra metà campo, non è bassissima, ecco, la linea difensiva, e quindi l'Inter cosa può sfruttare? L'attacco alla profondità, perché i difensori del Dortmund non sono particolarmente veloci, soprattutto ecco Emre Can, che sarà anche un buon difensore, però non fa della velocità la sua arma migliore. E quindi a quel punto cosa potrebbe fare l'Inter? Lautaro e Thuram, che dovrebbero essere titolari in verticale, come spesso vediamo fare, Lautaro pronto a ricevere, ecco, le verticalizzazioni e ad innescare Thuram che può andare ad attaccare la profondità. Altra situazione è sfruttare lo spazio alle spalle degli esterni del Dortmund, quindi con ogni probabilità è principalmente la corsia sinistra. E occhio perché la corsia sinistra potrebbe essere determinante anche se il Dortmund si risistema. In che modo? Torniamo allo schieramento precedente, quindi questa sorta di 5-4-1 con le linee strette. L'Inter, se va a sovraccaricare la fascia sinistra come fa spesso, potrebbe trovare dei vantaggi. Perché? Perché da questo lato, ecco, ad abbassarsi sarebbe Adeyemi, che è un giocatore molto pericoloso in fase di possesso, però insomma la fase di non possesso, per quanto possa aiutare, però ci troviamo un calciatore che chiaramente è un attaccante e quindi per caratteristiche l'attaccante farà sempre un po' più fatica a seguire l'avversario. E quindi l'Inter cosa potrebbe fare? Andare a sovraccaricare appunto la corsia sinistra, come vediamo fare spesso, e ecco, con Thuram pronto ad attaccare la profondità potrebbe esserci anche Lautaro a svariare, e quindi qui in questa situazione cercare di portare tanti calciatori, magari superiorità numerica, per ecco, saltare una linea avversaria. Come diciamo spesso, non c'è la qualità del dribbling nell'uno contro uno, bisogna avere quindi una superiorità da quel lato, fermo restando che poi ovviamente se si sovraccarica questo lato sarebbe importante anche Luis Enrique da quest'altro lato. In ogni caso, ecco, questo triangolo che va a crearsi, se non addirittura una sorta di quadrato, potremmo dire, quando c'è anche Lautaro, comunque può mettere in difficoltà il Dortmund, soprattutto, come detto, se riusciamo ad attaccare in maniera rapida, riusciamo a muovere velocemente il pallone. È una delle soluzioni, come detto, quindi sovraccaricare la corsia sinistra, cercare di attaccare lo spazio alle spalle di Adeyemi e sfruttare invece la profondità prima che il Dortmund naturalmente si è risistemato. Torniamo allo schieramento, diciamo così, di base, e andiamo anche a vedere a cosa far attenzione quando il Dortmund invece è in possesso di palla. Innanzitutto per lo schieramento che abbiamo visto adesso, quindi torniamo ecco con Di Marco, Mkhitaryan, Bastoni a spingere da questo lato, fare attenzione ovviamente allo spazio che rimane sulle corsie esterne e alle transizioni invece offensive del Dortmund, che
sono sempre molto rapide, si punta a verticalizzare rapidamente, a sfruttare la profondità, quindi occhio a queste situazioni. Torniamo innanzitutto, ecco, o meglio, partiamo dalla costruzione del Dortmund, costruzione che avviene con i tre centrali e ai quali comunque a questa costruzione partecipano anche i centrocampisti, a volte uno dei due, a volte anche entrambi se c'è bisogno di dare uno sbocco alla manovra. Andare a pressare alto il Dortmund può complicare il primo possesso, possono avere delle difficoltà, potremmo recuperare palla in zona avanzata e quindi in quel caso, ecco, dovremmo avanzare un centrocampista, probabile che magari a turno possa avanzare Mkhitaryan o Sucic in pressing, un Inter che ormai ci ha abituato al pressing alto. Occhio però perché poi non disdegnano la costruzione diretta su Guirassy, che è un calciatore innanzitutto con un buon fiuto del gol, bravo, forte fisicamente, bravo anche a difendere palla, spalle alla porta, può essere un appoggio. Ecco, Akanji sarà probabilmente il titolare, sarà comunque un duello molto interessante quello tra Akanji e Guirassy. Come sviluppa l'azione il Dortmund? Sfrutta tanto le corsie laterali, non va molto per sovrapposizioni, però si vanno a creare delle catene, praticamente il terzo di difesa che spesso avanza, il centrocampista laterale che dà ampiezza. Ecco, il terzo di difesa avanza ma non va in sovrapposizione, va più che altro in supporto, e il trequartista, per esempio qui stiamo ipotizzando che l'azione si sviluppi sulla destra, Adeyemi va a sfruttare molto gli half space, quindi è sempre in una posizione un po' complicata da andare a coprire. Si sviluppa sulle corsie esterne, poi magari, ecco, la filarizzazione quando si sviluppa in questo modo può avvenire o cercando di spostare palla in zona centrale, quindi sfruttare proprio il trequartista nell'half space, oppure arrivando al cross e sfruttare quindi la fisicità in primis di Guirassy. Dortmund che magari poi attacca anche l'area di rigore, se l'azione per esempio si sviluppa a destra con l'altro trequartista, l'attaccante, e non è escluso che poi possa esserci anche l'inserimento di un centrocampista, molto più probabilmente, ecco, Bellingham che Mecha. Può invece sviluppare l'azione anche in un altro modo, oltre al fatto, ecco, se la palla è qui possono anche andare a cercare dei cutback, come vengono chiamati, appunto passaggi per l'uomo che arriva in supporto da dietro. Andiamo invece ad un'altra situazione che è frequente nello sviluppo dell'azione del Dortmund ed è la verticalizzazione, perché la fase di possesso del Dortmund è una fase che ecco, non prevede un possesso molto prolungato, ma si punta ad arrivare rapidamente dalle parti offensive e a sfruttare anche l'appoggio su Guirassy. E quindi non è escluso vedere magari un Dortmund che si appoggia su Guirassy, che magari viene incontro all'azione e sfrutta il suo fisico e favorisce gli inserimenti dei trequartisti. Quindi in queste situazioni ovviamente saranno molto sollecitati anche i terzi di difesa, perché ecco, Guirassy magari riceve palla e può facilmente poi scaricarla per gli inserimenti magari, ecco, di Adeyemi o di Julian Brandt. Occhio ad Adeyemi che è praticamente la stella del Borussia Dortmund, un calciatore di grande tecnica, bravo nel dribbling, molto veloce, e quindi su questa velocità attenzione ad un altro aspetto, e sono le verticalizzazioni improvvise del Dortmund, magari quando noi perderemo palla nella metà campo avversaria. Perché può avvenire questo? Come abbiamo detto, sarà un Inter che molto spesso andrà a sovraccaricare le corsie esterne, quindi che il gioco si sviluppi sulla sinistra, quindi Bastoni che va a sovrapporsi a Di Marco, oppure se c'è Bissek sul centrodestra potrebbero anche alternarsi Bissek e Bastoni a spingere, quindi magari si trova Bissek in posizione più avanzata, spesso Bissek spinge anche per vie interne, però naturalmente si crea la possibilità, insomma, di attaccare la profondità. Occhio perché oltre a Guirassy, che comunque è molto fisico ma non è lento, c'è Adeyemi che ad attaccare la profondità è probabilmente il migliore del Borussia Dortmund, e quindi facciamo particolare attenzione anche a cercare di coprire la profondità. Probabilmente proprio da qui deriva la scelta Akanji e non Acerbi o De Vrij, perché naturalmente c'è velocità negli uomini del Borussia. Un altro aspetto a cui far attenzione è la fisicità. È una squadra molto fisica, troviamo calciatori strutturati e alti sia in difesa sia a centrocampo, ecco Bellingham e Mecha, se non vado errato, Mecha, ecco, sperando di non sbagliare la pronuncia del nome del centrocampista, è 1,90 m, c'è Guirassy
come detto molto fisico, hanno anche tanta qualità sulla tre quarti, perché per esempio Adeyemi e Brandt sono calciatori anche forti qualitativamente, diversi, magari Adeyemi più da attacco alla profondità, più da dribbling, Brandt più da ecco, classe, quindi è tecnica, però insomma è una squadra che ha qualità e soprattutto giocheremo in uno stadio difficile. Andiamo anche a quelle che sono le probabili formazioni, perché c'è uno stop nell'Inter, come molti di voi avranno probabilmente già letto. Barella non sarà della partita, affaticamento muscolare. Sarà però un Inter che con ogni probabilità non andrà a Dortmund con tanto turnover, anzi le probabili formazioni riportano in linea di massima la formazione tipo, quindi Sommer ancora titolare, e su questo io capisco la scelta di Kivu, nel senso che chiaro che tutti vorremmo vedere Josep Martinez, cambiare però Sommer domani sera è un cambio che sembra un po' quasi una punizione per gli errori contro il Pisa, ma soprattutto sembrerebbe un cambio fatto a furor di popolo, cosa che raramente un allenatore dà modo di pensare, quindi Sommer domani sera, poi mi auguro che magari in campionato torneremo a vedere Josep Martinez. Difesa con Bissek, Akanji, Bastoni, quindi come detto difesa titolare anche per un po' difendersi da quelle che sono le caratteristiche del Borussia Dortmund. Luis Enrique, in realtà c'è ancora un ballottaggio con Diouf, ma sembra che sarà lui il titolare, quindi nuova chance per il brasiliano. Sušić, Zielinski, Mkhitaryan in assenza naturalmente di Barella, Di Marco sull'out sinistra, coppia d'attacco che sarà probabilmente Thuram e Lautaro. Qui li vediamo schierati vicini, io mi aspetto di vederli molto spesso in questo modo che Lautaro ecco, può ricevere palla, cercare di giocare tra le linee, svariare anche, perché no, e Thuram pronto ad attaccare alla profondità sfruttando quello che è un punto debole del Borussia. Borussia che invece scendere in campo con Kobel, Can, Anton e Schlotterbeck. Occhio quando saranno in fase di impostazione, Schlotterbeck ha un buon piede. Couto, Bellingham, Mecia e Rierson a formare i 4 di centrocampo, Adeyemi e Julian Brandt, appunto come abbiamo visto, a supporto di Guirassy. Naturalmente è chiaro, ad oggi tutti abbiamo un po' lo scudetto come obiettivo, perché sembra l'obiettivo più facilmente raggiungibile, però occhio, la Champions non deve essere mai sottovalutata, come abbiamo detto in apertura, 3 punti domani sera saranno comunque importanti, seppur si dovesse passare dai playoff. Fatemi sapere la vostra nei commenti, sia dal punto di vista tattico, se avete anche una lettura diversa rispetto alla mia su ciò che sarà Borussia Dortmund-Inter, se anche voi siete d'accordo sul fatto che è comunque importante cercare di andare a vincere. Insomma, confrontiamoci un po' su tutto e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!